Ciao a tutti, oggi è il 16 di febbraio 2018, siamo presso il concessionario Autotrend Honda di Bari, dove daremo uno sguardo alla nuova Honda Jazz. Dunque, questa piccola monovolume di casa Honda della casa giapponese è la prima qui sul nostro canale di WeDrive. Ciò che si nota subito è la somiglianza con altri modelli, infatti il family feeling somigliante rispetto a modelli tipo il crossover HRV e la Civic è evidente, con questo frontale che la fa sembrare quasi un robot in pieno stile asiatico-giapponese. Vediamo interessantissima la venatura che corre lungo tutta la fiancata e la collega al posteriore, dove finisce con questa curva e dove ci porta a vedere il posteriore che la fa somigliare tantissimo a modelli familiari tipo la Civic Tourer, che è appunto la station wagon di casa Honda. Diamo un'occhiata agli interni della nuova Jazz. La seduta è comoda, davanti a noi ci sono tre cerchi, tre quadranti. Uno, spero si veda, che contiene il segnale per il cambio marcia, quindi un economizzatore, e la linea dei giri con linea rossa a 6500 giri. Qui al centro c'è il contachilometri con velocità massima, con il fondo scala a 220 km/h e un quadrante digitale che mostrerà tutte quante le informazioni. Magari mi faccio un po' più dietro. Qui c'è il volante, ci sono tutti quanti i tasti per controllare i media e la connettività al telefono. Infatti qui vediamo i pulsanti per il controllo del telefono e anche tutti i tasti per controllare il cruise control, il limitatore di velocità. Qui al centro purtroppo non possiamo visionarlo, c'è lo schermo touchscreen dell'infotainment, il tasto per l'avvio, per lo start and stop. L'abitacolo, devo dire, è curato, i sedili sono molto comodi. Qui tra l'altro ho molto spazio per le gambe. Al posto del guidatore c'è un cup holder e qui c'è tutta quanta la zona dedicata al controllo dell'apertura dei finestrini e degli specchietti elettrici. Molto bello il look della plancia, perché vediamo qui ci sono parti in alluminio che dividono quindi la zona in look pelle dalla zona in nero lucido dell'infotainment. Qui in basso c'è la leva del cambio 6 marce manuale. Qui sotto ci sono varie porte, purtroppo non si vede molto bene, ci sono porte USB per il cavo HDMI e la classica presa a 12 volt. Freno a mano non elettrico per fortuna. E qui in alto c'è la zona luci. Devo dire, una cosa che colpisce molto della Honda Jazz, di questo piccolo monovolume, è la pulizia degli interni. Come vedete al centro non c'è alcun pulsante a parte l'hazard e i pulsanti dedicati all'accensione e allo spegnimento del sistema dell'infotainment. Andiamo a dare un'occhiata magari anche alla parte posteriore, a come si sta seduti. Ok, un po' buio, prova verità. Questo è il vero spazio per le mie gambe. Guardate quanto spazio c'è, è tantissimo. Spazio per la testa a volontà. Direi che 4 persone stanno molto comode qui dietro, purtroppo non si vede molto. Andiamo a dare un'occhiata infine al portabagagli. Ok, qui c'è il portabagagli, molto in basso, molto ampio, con anche l'opportunità, vedete sotto, di avere il kit di gonfiaggio, sedili frazionabili, 2 e 1. Ecco come si presenta la Jazz e il suo pratico portabagagli. Dunque, la Jazz è un'auto che si preannuncia sorprendente. Ora non ci resta altro da fare che andare a vedere come si comporta su strada in un test di guida. Ok,
Ok, siamo a bordo della Honda Jazz. Sono qui con Stefano D'Agostino, Ciao. che è Digital Manager di Autotrend, e stiamo facendo un test drive per testare un po' le capacità dinamiche di guida della Honda Jazz. Vi dicevo poco fa che questo è un modello dotato di un motore 1500, sì, da 130 cavalli aspirato, che montava precedentemente anche la Honda HR-V. Ah, ok. Ed è con un allestimento particolare che si chiama Dynamic, Sì. che si differenzia rispetto all'allestimento classico da delle appendici aerodinamiche un attimino più sportive. Sì, appendici che abbiamo visto splitter magari. Sì, con abbiamo cerchi, spoiler questa anteriori, qui posteriori, ha guidon. cerchi bruniti, insomma Sì. è un bel modello. Poi ha anche fanali full LED nell'anteriore, LED al posteriore. Sì. È, diciamo, un motore abbastanza brillante, Sì. su questa autovettura dal peso molto ridotto. Sì, tra l'altro una piccola monovolume si potrebbe definire. Sì, 4 metri circa Sì. di lunghezza e uno spazio a bordo incredibile. Sì. Quindi Sì, ma si vede, io ho un stai moltissimo molto spazio comodo. per la testa, ovviamente per le gambe, magari Ci poi stai anche nella bello- parte posteriore. bello Si sta comodi. I sedili sono avvolgenti, Sì, abbastanza proprio avvolgenti. belli. Questi hanno Belle una cuciture. trama un po' Sì, sportiva, hanno deciso di... Cuciture sul rosso arancione. Esatto, da guidare, un sterzo molto diretto, una macchina veramente che dà delle belle sensazioni alla guida. Per essere comunque, ripeto, una piccola media, Certo. una macchina Piccola veramente che dà molte soddisfazioni alla guida, poi con questo motore. Cambio manuale 6 rapporti, dicevamo, ha una motorizzazione piuttosto brillante, divertente, perché su modelli su segmenti come questa, appunto un piccolo monovolume, siamo sempre abituati con motori che vanno al massimo tra i 90 e i 100 cavalli, quindi un motore da 130 cavalli abbinato anche, volendo, ad un cambio automatico 6 rapporti, Sì, deve questa- avere delle prestazioni di guida sì, piuttosto divertenti. Sì, assolutamente. E poi a livello di sicurezza, calcolo che questa macchina c'ha praticamente tutto. Quindi Quali- sistemi di avviso di invasione di corsia, sistema di frenata automatica anticollisione in città, lettura della segnaletica stradale, sistema di abbaglianti automatici, c'ha veramente un sacco di roba sta macchina. Classica tecnologia giapponese Sì. che non delude mai. Giapponesi che mettono praticamente di serie su quasi tutta la gamma, praticamente. Sanjay, Ok, ci diamo il cambio alla guida. Ok, è il mio turno alla guida della Jazz. Prima impressione, il volante è ergonomico, comodo, delle dimensioni giuste, non è troppo piccolo né troppo grande, tra l'altro pieno di comandi, che è un bene perché non ci si distrae troppo maneggiando nella console centrale. cambio con la leva corta e l'innesto bello deciso, Sì, bello si sente. contrastato, giusto. I giapponesi sono fissati per i cambi manuali. Sì, Sì, li fanno Meglio. sono veramente impeccabili nel realizzarli, sincronizzato benissimo ed è Sì. molto sportivo, anche sulla versione, diciamo, la 1300 Sì. è comunque un cambio molto preciso. In quanto a consumi, come Senti, si come comporta la Jazz? consumi, diciamo che con una guida nel combinato sei intorno ai 17-18 km con un litro reali, diciamo reali. non dichiarati. Città sei nell'ordine dei 14-15 senza grossi problemi. In autostrada fai più o meno come nel extraurbano, quindi diciamo rispettando i limiti anche lì sei nei 16-17 km con un litro senza grossi problemi. Sospensioni su questa versione un attimino più rigide. Leggermente, ma non sono un problema. Ora, per fortuna è un test drive molto realistico, perché le strade di Bari giusto leggermente dissestate, ci permettono di testare Sì, anche la alla sospensione. perfezione il lato delle sospensioni. La sospensione che lavora molto bene in velocità, se vai molto piano senti parecchio la sconnessione, se invece vai in velocità praticamente viene assorbito completamente. Il motore è brioso, Sì. confermato. Il motore è bello brillante, poi c'ha un sound quando vai su di giri Sì. eccezionale. Diciamo che magari chi è affezionato a modelli Al tipo la VTEC. Civic, motori VTEC esattamente, ma ha esigenze di spazio
maggiori, Sì, soprattutto cittadine, interne, chiaro. interne, spazi sfruttati benissimo. Sì. Questo oltretutto ha la È la scelta particolarità giusta. dei sedili posteriori che si chiamano i Magic Seat, praticamente li puoi sollevare anche la parte della seduta e quindi caricare fra i due sedili centralmente, sì, puoi caricare oggetti molto alti, piante, biciclette, quindi veramente Un molto settaggio a particolare. 360 gradi degli Sì, e per chi interni. cerca lo spazio interno con degli spazi esterni compatti è imbattibile sta. Tenendo d'occhio la velocità nel quadrante centrale, Sì, nel sì. contachilometri vedo che ci sono dei LED che cambiano colore. Quando diventano verdi vuol dire che stai consumando poco, quindi sei in perfetto. economy run, chiamiamolo Perfetto. così. Quando cambia colore diventa blu vuol dire che stai consumicchiando un attimino di più. Ancora, infatti siamo in fase di sorpasso Vedi, e ha cambiato colore, sì, il LED è diventato blu, ora è tornato, va dal blu al verde, quindi sì, diciamo perché che sta oscillando tra l'economy e una guida normale, quindi molto chiara come sì, è impostazione. abbastanza semplice, sì. Una cosa che mi ha fatto, perdonate il gioco di parole, della prima impressione della Jazz alla guida, sembrava come se si fosse attivato il sistema di start and stop, perché Sì, era spento. silenziosissima la spenta. Sembra quasi un motore hybrid. Sì, sembra quasi una hype. Ok, dunque questa prima Honda, la Jazz con motore 1500 da 130 cavalli, è stata una sorpresa. Spero che non sarà l'ultima Honda, spero che non sarà l'ultimo video che facciamo con Autotrend, quindi ringrazio Stefano D'Agostino, il Grazie digital a voi. manager di Autotrend Bari, per questo video, per questa collaborazione. Se questa videoprova vi è piaciuta, lasciateci un like, commenti con i vostri pensieri e condivisioni, e non dimenticate soprattutto di iscrivervi al canale YouTube di WeDrive per tutti quanti i video che verranno. Ciao! Ciao!